Se avessi studiato medicina all'università, adesso sarei un medico. Se non mi fossi svegliato tardi, non sarei arrivato in ritardo al lavoro. Ciao a tutti! In questa nuova lezione di grammatica italiana concludiamo la serie sul periodo ipotetico. Ti spiegherò come e quando usare il periodo ipotetico del terzo tipo, chiamato anche periodo ipotetico dell'irrealtà o dell'impossibilità. Questa è la terza lezione del ciclo che ho dedicato al periodo ipotetico. Quindi, se non hai ancora visto le prime due lezioni, ti consiglio di recuperarle qui sul mio canale YouTube nella playlist di grammatica italiana. Mi presento per chi non mi conosce. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri, e questo è Accademia Italica, il mio progetto nato per aiutare studenti stranieri come te a fare progressi con il proprio italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se ti piacciono le mie lezioni e non vuoi perderti nessuno dei prossimi video che pubblicherò, ti consiglio di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche. In questo modo sarai sempre aggiornato ogni volta che sarà disponibile una nuova lezione. Anche per questo video ho realizzato un PDF con la trascrizione del contenuto della lezione. Inoltre potrai trovare qualche esercizio per praticare questo periodo ipotetico e gli altri di cui ho parlato nei video precedenti. Questi PDF sono risorse utilissime per ripassare il contenuto della lezione e sono completamente gratuiti. Puoi scaricare il PDF di oggi cliccando il link nella descrizione del video. E ora cominciamo con la lezione. Facciamo un velocissimo ripasso dei periodi ipotetici. Abbiamo il periodo ipotetico del primo tipo, quello della realtà, il periodo ipotetico del secondo tipo, quello della possibilità, e infine il periodo ipotetico di cui parliamo oggi, quello dell'impossibilità o dell'irrealtà. Tutti i periodi ipotetici sono formati da una condizione, generalmente introdotta da se, e da una conseguenza. Quello che vediamo oggi si chiama periodo ipotetico dell'impossibilità perché la condizione necessaria è nel passato e non può più verificarsi. È impossibile. Gli effetti di questa condizione possono avere conseguenze sul passato o sul presente. Per usare il periodo ipotetico del terzo tipo è necessario conoscere le coniugazioni del congiuntivo trapassato. Il congiuntivo trapassato è formato dal congiuntivo imperfetto dell'ausiliare essere o avere più il participio passato del verbo principale. Vediamo degli esempi con i verbi andare, che vuole l'ausiliare essere, e fare, che vuole l'ausiliare avere. Io fossi andato o andata, tu fossi andato o andata, lui o lei fosse andato o andata, noi fossimo andati o andate, voi foste andati o andate, loro fossero andati o andate. Quindi vediamo il verbo fare: io avessi fatto, tu avessi fatto, lui o lei avesse fatto, noi avessimo fatto, voi aveste fatto, loro avessero fatto. Sembra difficile, ma non lo è. Dobbiamo solo studiare il congiuntivo imperfetto degli ausiliari essere e avere e aggiungere il participio passato. Vediamo subito degli esempi pratici.
Questo è l'esempio che abbiamo visto all'inizio del video di oggi. Se avessi studiato medicina all'università, adesso sarei un medico. Se avessi studiato medicina all'università, adesso sarei un medico. Come puoi vedere, la condizione introdotta da se è espressa da un verbo coniugato al congiuntivo trapassato. Se avessi studiato. Adesso sarei un medico. In questo caso la conseguenza è espressa da un verbo coniugato al condizionale presente, perché le conseguenze di questa condizione si rifletterebbero sul presente. Un altro esempio uguale. Se avessi accettato quel lavoro a Milano, adesso vivrei in Italia. Se avessi accettato quel lavoro a Milano, adesso vivrei in Italia. Se mi fossi trasferito in Inghilterra 10 anni fa, adesso parlerei l'inglese perfettamente. Se avessi comprato le uova, adesso potrei preparare la torta. Se mi fossi allenato con costanza, adesso riuscirei a correre una maratona. In tutti questi esempi, la condizione è espressa dal congiuntivo trapassato ed è una condizione impossibile perché si riferisce al passato e non si è verificata. Se la condizione non si è verificata nel passato, questa ipotesi è impossibile. Per questo si chiama periodo ipotetico dell'impossibilità. Fino a questo momento abbiamo visto degli esempi in cui la conseguenza ha effetti sul presente e quindi ho coniugato il verbo al condizionale presente. Ma ora vediamo degli esempi in cui la conseguenza ha effetti sul passato. Se non mi fossi svegliato tardi, non sarei arrivato in ritardo al lavoro. Se non mi fossi svegliato tardi, non sarei arrivato in ritardo al lavoro. Questa è l'altra frase che abbiamo visto all'inizio del video. In questo caso, la conseguenza è espressa da un verbo coniugato al condizionale passato. Sarei arrivato, perché è una cosa già successa. Questa condizione ha effetti sul passato, quindi dobbiamo coniugare il verbo che esprime la conseguenza al condizionale passato. Vediamo altri esempi uguali. Se avessi saputo del tuo compleanno, ti avrei fatto un regalo. Se avessimo prenotato prima, avremmo trovato un hotel migliore. Se Luigi non avesse dimenticato l'ombrello, non si sarebbe bagnato. Se mi fossi accorta prima dell'errore, avrei potuto correggerlo. In tutti questi esempi abbiamo una condizione nel passato che non si è verificata, espressa dal congiuntivo trapassato, e una conseguenza espressa dal condizionale passato, una conseguenza nel passato, appunto. Quindi, ricapitoliamo come e quando si usa il periodo ipotetico del terzo tipo. Il periodo ipotetico del terzo tipo o dell'impossibilità si usa per fare ipotesi la cui condizione è impossibile perché non si è verificata nel passato. Gli effetti di questa condizione possono essere nel passato o nel presente. Quando gli effetti sono nel presente, esprimiamo la conseguenza con un verbo al condizionale presente. Viceversa, quando la condizione ha un effetto sul passato, coniughiamo il verbo della conseguenza al condizionale passato.
E questo è tutto sul periodo ipotetico del terzo tipo. So che non è un argomento facile e pertanto spero di non aver fatto ancora più confusione nella tua testa. Fammi sapere se questa spiegazione ti è stata utile e se ti ha aiutato a capire meglio questo argomento. Ti ricordo che puoi recuperare i video precedenti sul periodo ipotetico cercando nella playlist di grammatica qui sul mio canale YouTube. E ti ricordo nuovamente che puoi scaricare il PDF della lezione di oggi, completo di esercizi, semplicemente cliccando il link gratuito nella descrizione del video. Se ti è piaciuta questa lezione, ti chiedo per favore di mettere un mi piace per sostenere il mio lavoro e di iscriverti al canale per non perderti nessuno dei prossimi video. Ti ringrazio di cuore per essere rimasto fino alla fine e non vedo l'ora di vederti nel prossimo video. A presto!